amici dell'arte bianca, buongiorno! Oggi vi insegnerò come fare delle trecce salate che potete realizzare con lievito madre, come ho fatto io, licoli, oppure anche con lievito di birra, semplicemente una preparazione che non richiede tantissimo tempo, sono circa 5 ore e si può fare comunque in giornata, ecco. Poi bisogna vedere sempre le temperature e l'andazzo dell'impasto. Le tempistiche possono sempre un pochino cambiare anche per quello. Nell'info box quindi vi metto la conversione per fare queste trecce salate con lievito madre liquido oppure con lievito di birra, perché io adesso le vado a realizzare con pasta madre solida, ok? Perché ho anche quella e secondo me è molto portata per fare questa tipologia di impasti, ok? Quindi seguite tutto il video fino in fondo, mi raccomando, non perdetelo. Nell'info box poi vi lascio tutti i capitoli e tutto quello che può esservi utile. L'ultima cosa importantissima prima di farvi vedere il video è la richiesta di iscrivervi al canale, perché comunque se seguite volentieri i miei video è giusto semplicemente ricevere le notifiche sull'applicazione YouTube, così ogni volta che aprirete YouTube avrete una serie comunque di notifiche con le quali tra le vostre iscrizioni ci sarò anche io come video, naturalmente, così non vi perderete i prossimi video. Allora iscrivetevi con la campanella. Video! Ingredienti: 650 grammi di farina V300-320, quindi stiamo sui 13-14 grammi di proteine, almeno su una Manitoba va benissimo. 150 grammi di lievito madre solido oppure licoli o lievito di birra, trovate in descrizione nell'info box tutte le conversioni. 60 grammi di zucchero bianco semolato, 60 grammi di burro, possibilmente anche da frigorifero, specialmente se utilizzate la planetaria a dadini, 300 grammi di latte intero, 120 grammi di acqua. Per le sospensioni salate 100 grammi di prosciutto, 100 grammi di mortadella, 80 grammi di formaggio a dadini. Cominciamo inserendo il nostro lievito madre all'interno della nostra planetaria oppure impastatrice. Io ho un'impastatrice a spirale, la utilizzo naturalmente e inserisco subito, anche comunque con la planetaria, sale, zucchero e mettete direttamente praticamente l'acqua, che non è molta, il latte, io lo inserisco quasi tutto, oppure potete inserirne un po' e io il latte proprio l'ho inserito tutto quanto assieme. Ho messo anche il lievito all'interno, quindi ho lasciato solamente il burro praticamente, che lo vado a inserire quando si è formata un pochettino di più la maglia, un pochettino la maglia, ecco. Non ci vuole molto, è un impasto molto molto semplice. Naturalmente il sale, adesso inseriamo il burro, naturalmente il sale vi consiglio di inserirlo all'inizio, comunque perché stiamo parlando sempre di un impasto duro, per cui va magari poi a rischiare, andiamo a rischiare di rompere poi la maglia, quindi vi consiglio di metterlo subito con i primi ingredienti, magari ecco, non c'è nessun problema se si inserisce sempre nello stesso momento del lievito, assolutamente, non è che andiamo a mettere il sale e il lievito proprio uno sopra l'altro, lo mettete da una parte della ciotola e dall'altra parte mettete il sale e poi alla fine, pian piano, comunque siamo su una velocità, qui siamo su 170 giri e quindi equivale comunque a una velocità, una media velocità, diciamo medio-bassa comunque, perché non occorre avere una velocità troppo alta, ecco, sui 10 minuti al massimo, diciamo come impasto con la spirale, ma comunque magari anche con planetaria, ecco, si fa un attimo più attenzione, anche a mano stessa procedura, tutti ingredienti assieme, poi alla fine il burro. Ed ora inseriamo le nostre sospensioni. Io ve l'ho detto, inserito prosciutto, mortadella e praticamente del formaggio. Potete inserire comunque anche degli altri salumi, naturalmente si può cambiare assolutamente, se volete mettere magari del salame al posto del prosciutto, del salame al posto della mortadella, ad esempio, lo potete benissimo fare. E adesso la maglia, diciamo che è formata, l'impasto lo possiamo mettere adesso a riposare in una ciotola
Ecco, come avete visto comunque bassissime velocità per incorporare queste sospensioni salate che restano all'interno e lievitano con il nostro impasto. Adesso lo facciamo leggermente lievitare, diciamo non troppo, non portiamolo assolutamente al raddoppio perché ecco, deve essere così. Le tempistiche sono sempre da valutare in base alle temperature. Con questa temperatura, diciamo invernale, di 21 gradi in casa, sulle 2 ore e mezza per avere una massa lievitata così, ecco. L'importante è vedere l'impasto. È sempre relativa, diciamo, un po' la tempistica, ecco. Poi con il lievito di birra ci si può anche regolare, nel senso si può mettere anche un po' di più, anche con lievito madre, Però ecco, con questi quantitativi le tempistiche sono sempre un po' relative alle temperature, per cui adesso noi spezziamo in pezzature da circa 440 grammi, ecco, le pesiamo bene. Allora, adesso vi mostro come fare proprio la formatura di queste fantastiche trecce. Allora, infariniamo leggermente, mi raccomando, non esageriamo, la spianatoia e poi facciamo rotolare in modo da allargare sempre di più l'impasto, cercando ecco di allungare proprio questo pezzo di impasto, in modo da poter poi formare tranquillamente la nostra treccia, perché ci serve un pezzo abbastanza lungo per fare questa specie di treccia che è un po' come la treccia pavese, non so se la conoscete, però comunque è diciamo quasi uguale, anche perché si utilizza per fare di solito del pane da tavola, mentre io la utilizzo anche per fare trecce dolci e salate, perché mi piace molto la forma. Quindi dovete prima di tutto piegare verso l'interno, fate passare questo pezzo da questa parte e l'estremità l'ho già messa di là, e poi questa estremità, dopo aver girato il tutto, la mettiamo sotto così. Dovrete riguardarlo molto bene al rallentatore per capire, è normale, è normalissimo, però poi quando avrete imparato la userete sempre questa procedura. Allora, lasciamo riposare con un canovaccio sopra. Allora, per essere così lievitate con 21 gradi in casa, un'oretta e mezza, diciamo, non molto di più assolutamente. Anche perché comunque calcolate che l'impasto ha già lievitato almeno un paio d'ore inizialmente, quindi comunque potete farlo anche la sera per la mattina, quando è bello gonfio abbastanza, come vi ho fatto vedere, fate le trecce e poi aspettate poi per rinfornare. Adesso abbiamo mischiato tuorlo con il latte, ok? Tuorlo e latte per poi andare in cottura, ecco perché questo darà un effetto dorato alla nostra treccia, un effetto dorato, e lo spennelliamo bene con un pennello in silicone oppure comunque di fibra naturale, va benissimo. E poi ci metteremo naturalmente anche dei semini che ho tenuto da parte apposta. Potete utilizzare vari semi. Io ho utilizzato semi misti, semi di sesamo, di chia, altri semi misti, li utilizzo tutti, però potete utilizzare anche solamente, ad esempio, semi di sesamo, va benissimo. Inforniamo 220 gradi per circa 35 minuti di cottura. Forno statico se utilizzate il forno casalingo, altrimenti comunque con F1 temperature sempre 220, sia cielo che platea. E voilà! Dopo 35 minuti abbiamo le nostre belle trecce salate, le lasciamo riposare un attimino, almeno una ventina di minuti, diciamo, sulle griglie di raffreddamento, ma poi sinceramente a me piace gustarle anche calde, ve lo dirò. So che il pane deve essere tagliato dopo, ma queste sono talmente invitanti calde che davvero non ce la faccio ad aspettare. Quindi io sono ancora tiepide, vado ad aprirle per voi così vi faccio vedere l'interno. Guardate qua, che meraviglia ragazzi, che meraviglia, ma voi non sentite il profumo. Se il video di oggi vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like
e vi chiedo naturalmente di iscrivervi. E vi do appuntamento alla prossima video ricetta oppure ai prossimi consigli.